Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi la riduzione del peso all'S2000 ci è sfuggita di mano. Non è come sembra, oggi tornerà a splendere. Ma cos'è successo all'S2000? Dov'è il paraurti? Adesso ve la faccio vedere perché oggi siamo in questo nuovo episodio del progetto S2000 e ci sono delle importanti novità. Come vi ho accennato nei video precedenti, io non vedevo l'ora di iniziare a fare i lavori sulla carrozzeria per ridare splendore e soprattutto dignità a questa S2000. Come potete vedere ci sono un po' di parti mancanti che sono state tolte. Infatti questo episodio lo giriamo alle porte di Torino. Infatti oggi siamo alla carrozzeria Scalavino. Come vi ho detto avevo in programma di riverniciare un po' di parti. Come potete aver capito oggi quel giorno è arrivato. Seppure la vernice sia stata trascurata, con un buon detailing tornerà a splendere. Ad esempio qui è stata provata a lucidare un po' la carrozzeria e potete vedere soprattutto sentire la differenza, però una riverniciatura di alcune parti era d'obbligo. Infatti oggi siamo andati a rimuovere il paraurti anteriore, le calotte, il baule e ovviamente anche il paraurti posteriore. Tutte queste parti andranno dritte nel forno per essere riverniciate. Tra l'altro ragazzi, per togliere le calotte non è una cosa così semplice, hanno dovuto togliere pure i pannelli porta. Le sorprese non sono finite perché ascoltando i vostri consigli, con appena 12 euro ho fatto arrivare con spedizione rapida e gratuita questo piccolo accessorio che darà un po' di colore agli interni. Infatti questo qui è il nuovo logo che andremo a mettere sul volante. Guardate già che differenza, molto meglio di questo logo consumato e rovinato. Tutto questo video infatti lo girerò alle porte di Torino, come vi ho detto, perché non appena l'S2000 sarà pronta con i pezzi riverniciati e montati sulla carrozzeria, la macchina andrà dritta da Lucca Car Detailing per fare un vero e proprio miracolo. Forse è quello di cui ha bisogno questa macchina, ma io sono fiducioso. Video dopo video, passo dopo passo, questa macchina sta tornando a splendere. Eccoci qua con tutti i pezzi smontati. Guardate già che differenza. Non ci sono più i buchi per la targa perché basta. Salutate la targa anteriore, io voglio lasciarlo così. Guardate che paraurti minaccioso, con la targa davanti stonava veramente tanto. I pezzi sono già stati riverniciati, quindi mentre ero via una prima parte dei lavori sono già stati eseguiti. Ovviamente mi trovo qui dentro con delle apposite protezioni. Bello vedere anche il paraurti posteriore completamente riverniciato, tutto bello luccicante. Se vi ricordate, il paraurti posteriore era un disastro, aveva tanti di quei grafi e quelle strisciate che era una cosa inguardabile. Questo qui è il baule posteriore. Come potete notare, dov'è l'alettone? Sparito, non ci sono neanche più i buchi, sono stati coperti. Infatti l'alettone, salutiamo anche quello. Alla fine ci ho riflettuto tanto, l'S2000 ha una linea così bella, pulita e senza tempo che secondo me quell'alettoncino, seppure sia un optional ufficiale Honda, secondo me andava un po' a rovinare il lavoro fatto da Pininfarina. Bene ragazzi, adesso usciamo dalla stanza e lasciamo i ragazzi lavorare. Bene ragazzi, abbiamo fatto passare qualche giorno, abbiamo ritirato l'S2000 e già qualche cambiamento si può notare. Che spettacolo, pian piano questo S2000 si sta trasformando. Guardate la differenza del paraurti riverniciato e tutto il resto della macchina, guardatela come già più grintosa senza quella targa davanti che va a coprire gran parte del muso. Poi la griglia che si continuava a staccare l'abbiamo rimontata, speriamo di non perderla più. Gli specchietti erano davvero in pessimo stato, c'era anche della ruggine, della vernice partita via, quelli dovevano per forza essere riverniciati. E alla fine, come potete vedere, ho preso anche una decisione per quanto riguarda l'alettone. Ha decisamente una linea più pulita, più elegante e un po' meno tamarra.
Il processo di detailing è iniziato tutto da un bel lavaggio accurato per preparare la carrozzeria ai prossimi step. Già una differenza che posso notare è la capote, perché prima era veramente sporca. Già la differenza si può notare perché è tornata nera. Prima sostanzialmente era grigia. Il secondo step alla quale sta già lavorando da qualche ora è lo step della carteggiatura. Con la carteggiatura sta andando a togliere questa odiosissima patina di sporco che abbiamo visto fin dal primo giorno sull'S2000. Come potete vedere, anche al tatto sentite che è molto ruvida. Fin dal primo momento Luca ha capito che questo sarebbe stato un lavoro tosto ma non impossibile per lui e sta usando diversi strumenti per far ritornare questa S2000 su splendore, come ad esempio questo strumento che misura lo spessore della vernice, in modo tale Luca può carteggiare e rendersi conto di quanto materiale può asportare. Mantenere la propria auto pulita e splendente è un must per ogni appassionato e su eBay potete trovare una vasta selezione di prodotti per prendervene cura al meglio. Dopo il primo passaggio di carteggiatura potete vedere che la carrozzeria è in questo stato. Praticamente tutta quella patina di sporco è stata rimossa. Dopo questo step Luca passerà sempre sulla carrozzeria con dei passaggi sempre meno aggressivi nella lucidatura, portando la carrozzeria in questo stato. Inoltre Luca ha iniziato a fare il trattamento anche al faro sinistro. Abbiamo potuto constatare che qui c'è la condensa, quindi dovremmo risolvere anche questo problema. Mentre faro sinistro non fa la condensa, però è ancora da trattare. Una volta eseguiti tutti gli step di carteggiatura, il risultato è questo e io sono senza parole. Vedete? Mi sto specchiando sul cofano della mia S2000, una cosa che non avrei mai pensato di fare fino a poco tempo fa, e la differenza è impressionante. Questo è tutto lo stesso cofano, pazzesco, mi sembra di vedere già un'altra macchina. Ragazzi, guardate già il doppio volto dell'S2000. Qui tutta la fiancata destra è ancora da trattare, ma spostiamoci qui davanti per vedere la differenza. Innanzitutto i fari. Qui ha fatto il trattamento, che bello, com'è pulito e lucente, sembra nuovo. Prima era giallastro, tutto opaco, la visibilità non era neanche buona, quindi questo trattamento ne giova anche della mia sicurezza per strada. Poi guardate qui anche il cofano che sta finendo di trattare. Inoltre, una volta terminato il detailing, ne approfitterò per tornare dal mio meccanico per apportare un paio di modifiche. Innanzitutto togliere la condensa, poi cambiare anche le spazzole e montare il nuovo logo sul volante. La carrozzeria esterna è pronta e faccio fatica a credere che questa è la mia macchina. Una volta ultimata la carrozzeria si passa alla cura degli interni.
Così come la carrozzeria esterna sono altamente sorpreso. State guardando gli interni di una macchina con 230.000 km e sembrano praticamente tornati come nuovi. Tutte le pelli, tutte le plastiche sono state trattate, sono ringiovanite, sono tornate splendenti, lucenti, pulite, insomma, sembrano nuove. Sono veramente sorpreso anche da tutte le plastiche, perché io stavo considerando di andarle a sostituire, invece con un bel trattamento sembrano tornate fresche come prima. Guardate anche qui il tunnel centrale, la macchina è veramente ringiovanita, non direste che è una macchina che ha più di 200.000 km sulle spalle. Qui potete vedere una macchia, ma questa è semplicemente usura della pelle. Probabilmente l'ex proprietario come posizione col gomito stava sempre così per cambiare marcia e alla lunga qui la pelle si è rovinata, quindi sto considerando di rimpiazzare questo pezzo. Come potete vedere, Luca è ancora al lavoro perché è giunto alla fase finale di questo lungo e complicato detailing all'S2000. Quindi adesso siamo entrati nel vivo della fase finale del detailing, che consiste nella protezione della carrozzeria con il trattamento Nanotech. Questo trattamento finale è composto in due fasi. Nella prima fase Luca andrà ad applicare uno spesso strato di Nanotech al fine di proteggere la carrozzeria dalle abrasioni. Una volta applicato questo strato protettivo, Luca passa subito alla seconda fase. E questa fase permetterà alla carrozzeria di avere un effetto seta, quindi morbido al tatto, più lucentezza, un effetto idrorepellente e di idrofobicità, come ha fatto sui vetri. Quindi significa che quando piove l'acqua tenderà a scivolare sulla carrozzeria e creando un basso attrito lo sporco tenderà a scivolare più facilmente, quindi significa anche che durante ogni lavaggio la macchina la laverò più facilmente e impiegando anche meno tempo per pulirla. Voi state praticamente vedendo un video di 20 minuti, ma per realizzare tutto questo video sono passati diversi giorni. Giusto per rendervi l'idea, in quest'ultima fase del trattamento Nanotech, una volta che verrà applicata la prima e seconda fase, dovrà rimanere qui ferma per ben 8 ore al fine che tutti questi prodotti si applicano correttamente sulla carrozzeria. Una volta applicati posso regolarmente utilizzare la macchina, ma devo aspettare almeno 7 giorni per fare il primo lavaggio, altrimenti comprometterò un po' l'efficacia di tutto questo trattamento. E utilizzando questi prodotti della Gion, questo prodotto ha una durata di circa 5 anni. Ragazzi, lavoro ultimato. Faccio fatica a credere che quella dietro di me è l'S2000 che ho portato qui qualche giorno fa. È praticamente irriconoscibile. Rispetto a qualche giorno fa la macchina si è trasformata da una macchina che secondo molti doveva essere riverniciata dall'inizio alla fine, invece ci siamo limitati a riverniciare solo un paio di parti, quelle messe peggio. Vi ricordo che questo è un S2000 con 230.000 km al suo attivo. Il car detailing è un'arte. Se riesci a farlo come si deve, riesci a fare dei lavori di questa qualità. Luca è andato a trattare pure i terminali di scarico. Adesso non solo riesco a specchiarmi sui terminali, ma riesco a leggere anche la marca. Ovviamente i lavori non sono stati eseguiti solo all'esterno, ma diamo un'occhiata anche agli interni, perché il trattamento eseguito qui dentro, mamma mia, faccio fatica a credere che è un S2000 di quasi 12 anni con tutti questi chilometri al suo attivo. Guardate le copelle, anche tutte le plastiche come sono state rigenerate. Io onestamente stavo considerando di andare a rimpiazzare le plastiche del tunnel centrale, così come la cornice del quadro strumenti, ma dopo il suo trattamento guardatele da vicino. Un peccato adesso avere la macchina che praticamente gli interni e gli esterni sono perfetti. Abbiamo le pinze, i cerchi che stonano perché sono da rifare. Però col nuovo anno rifaremo pinze, cerchi e sceglieremo anche un wrap per abbinare il tutto. Anzi, io direi che è quasi un peccato wrappare la macchina, adesso vedere che la carrozzeria è così lucente e splendente. Penso che per un po' la terrò così, magari mi limito a fare i vetri laterali oscurati per avere una bella configurazione stealth.
E adesso passiamo all'ultima parte di questo episodio del progetto S2000 perché ci sono ancora un paio di oggetti da montare sulla macchina. Cambio di location, ecco l'S2000 qui dal mio meccanico per gli ultimi tocchi per questo episodio. Come potete vedere siamo andati a cambiare le spazzole perché onestamente fino al primo giorno che ho preso l'S2000 le spazzole vecchie erano logorate e facevano un rumore terribile. Poi guardate qui. Che spettacolo, un piccolo tocco che dà veramente tanto colore, anche un tocco di sportività agli interni della macchina. Che meraviglia, io sta macchina più la vedo più la adoro. E poi anche qui il mio meccanico ha fatto un piccolo lavoretto al fine di tappare il buco che c'era dietro al faro, quindi io penso che una volta che il faro si riscalda la condensa andrà via, ma lo scopriremo a breve. Come sempre un grazie di eBay per il supporto nel progetto. Se avete qualche idea o proposta di upgrade all'S2000 non esitate a controllare la piattaforma ed inviarmi il link di prodotti che potrebbero essere installati sull'auto. Rispetto all'ultimo episodio è passato un po' di tempo, ma credetemi che qui l'attesa ne è veramente valsa la pena. Purtroppo devo dire che per fare tutti i lavori di verniciatura, poi di detailing, ne è passato di tempo. Voi vedete il video finale, ma vi dovete rendere conto che dietro ogni video c'è veramente tanto lavoro e talvolta anche tanta attesa. Comunque sia, il progetto va avanti. Nei prossimi video avremo altre sorprese. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!